Vediamo questo sistema. Come funziona Vilfredo? Vilfredo è un algoritmo genetico. Gli algoritmi genetici sono una parte della bioinformatica. Come funziona? Sono dei sistemi che vanno per approssimazioni successive. Cioè, vogliamo la risoluzione a un'equazione, mettiamo dei numeri a caso. Mettiamo 10 possibili numeri a caso. Vediamo quali si avvicinano di più, prendiamo quelli che si avvicinano di più, li modifichiamo un po' e li rimettiamo dentro. Vediamo quali funzionano meglio, li modifichiamo un po' e man mano ci avviciniamo alla soluzione. Dice che è un algoritmo genetico perché simula il sistema darwiniano, in cui hai varie proposte, le vengono modificate e c'è una selezione. In questo caso però le varie proposte vengono scritte dagli esseri umani, vengono votate dagli esseri umani e la selezione sulla base di queste votazioni viene fatta dal computer. Quindi come funziona? Funziona attraverso delle generazioni, cioè noi abbiamo una fase di scrittura, la gente scrive, tutti scrivono le loro proposte. Una domanda che vorreste fare qua è: avete deciso che volete, non so, integrare un bar all'interno della fondazione. Come facciamo il bar della fondazione? Allora, fase di scrittura, tutti scrivono le loro proposte. Fase di votazione, tutti votano le proposte l'uno dell'altro. Selezione. Fase di scrittura, alcune di queste proposte passano da una fase all'altra. Cioè alcune di queste proposte sono piaciute abbastanza alla comunità e il sistema dice che vanno bene, vengono utilizzate come seme per la generazione successiva. Sulla base di queste proposte vengono scritte delle nuove proposte cercando di metterle insieme. Scusa, da chi vengono riscritte le proposte della seconda e della terza? Dalle stesse persone, gli stessi partecipanti. Quindi se noi siamo in 20 passano 10 proposte. Ci sono 20 proposte, ne passano, si spera, 6 o 7, non 10. Queste 6 o 7 vengono presentati e si dice alle persone: riscrivete non tutte, ma le proposte che non vi sono piaciute e modificatele in modo che vi piacciono. Prendete 2 proposte che sono diverse ma che secondo voi possono lavorare insieme e integratele in un'unica proposta. Potete anche prendere una proposta e modificarla, anche se vi era piaciuta prima, modificarla in maniera migliore. Oppure potete anche scrivere una proposta nuova che magari vi è venuta l'ispirazione nel frattempo. Ancora la gente scrive, vota, seleziona, scrive, vota, seleziona, eccetera, finché si spera si arriva a una proposta su cui tutti sono d'accordo. Ci si arriva sempre? No. A volte ci si arriva, a volte si raggiunge una polarità e non si riesce ad andare oltre questa polarità, a volte c'è quello che si chiama consensus by exhaustion, nel senso che la gente comincia ad andarsene e alla fine rimangono 2 gatti che dicono vabbè tanto tra di noi siamo d'accordo, eccetera. Però non sempre, a volte si riesce a trovare. Fondamentalmente dipende anche da quanto è importante la domanda. Se è una domanda che non frega niente a nessuno, la gente vive se ne va. Se è una domanda importante, la gente tende a fare anche più lavoro. È un sistema che richiede lavoro. Cioè la gente che è all'interno non può scrivere la proposta e andarsene e dimenticarsene. In un certo senso diventi parte di un processo. La cosa più importante in questo sistema è come funziona il filtro, cioè come funziona la decisione che passa da una generazione a quella successiva. E io adesso ve lo spiego e voi spero lo capirete. Io vi dico che anche se l'avete capito adesso, non l'avete veramente capito. Quando io ho avuto l'intuizione di questo sistema, ci ho messo un anno per cominciare a capire veramente come funzionava. E questo perché è molto diverso rispetto ai nostri normali canoni di votazione. Noi siamo abituati a sommare i voti, in questo caso non si sommano i voti. Allora cosa si fa? Supponiamo che abbiamo 2 proposte. Noi vogliamo eliminare, da un certo punto di vista vorremmo eliminare più proposte possibili,
Da un altro punto di vista non vogliamo eliminare troppe proposte, soprattutto non vogliamo eliminare proposte che piacciono a persone che poi non hanno nessun'altra proposta che gli piace. Tutti devono trovarsi rappresentati. Allora, supponiamo che abbiamo due proposte, A e B, e supponiamo che abbiamo un gruppo di persone che sostengono sia B che A. Quindi a queste persone, a queste stesse persone, a tutte queste persone, vanno a mettere la crocetta sia B che A. Infatti, queste sono esattamente tutte le persone che votano per B. Cioè, tutte le persone che votano per B votano anche per A. È una richiesta molto forte. Noi poi diciamo che esiste almeno un'altra persona che vota per A e non vota per B. Quindi A è in termini matematici un supraset di B, o B è un sottoinsieme di A. A questo punto, ovviamente, se noi cancelliamo B in un contesto di questo genere, tutte queste persone saranno comunque contente perché hanno lo stesso A. Quindi non andiamo a levare la base a nessuna persona. Quindi possiamo cancellare B. Fondamentalmente abbiamo fatto un ragionamento di logica degli insiemi. Quindi possiamo applicare la logica degli insiemi con un bellissimo grafico di Van der Waals. Supponiamo che queste sono le varie proposte, supponiamo che questi sono gli insiemi delle persone che hanno votato queste proposte. Quali di queste proposte dominano quali altre proposte? Allora, la proposta F è dominata dalla proposta E, perché è contenuta dalla proposta E. La proposta E è dominata dalla proposta B. Notare che quindi la F è dominata dalla B, c'è la transitività. La proposta D è dominata dalla A. La proposta C non domina e non è dominata da nulla. Allora notate che la C è più grande è più piccola della E, ma la E è dominata, mentre la C non è dominata. Quindi il fronte di Pareto in questa situazione è la B, la A e la C. Mentre noi possiamo tranquillamente cancellare la F e la D, la E, la F e la D. Questo era il fronte di Pareto in 2 dimensioni. Questo è il fronte di Pareto in quante dimensioni? No. Se abbiamo n persone che votano, questo è il fronte di Pareto in n dimensioni. È un fronte di Pareto in n dimensioni in cui però la gente o vota 0 o vota 1 o vota 0, è un sì no. Quindi abbiamo semplificato come rispetto alle possibilità di voto, però abbiamo reso più complicato rispetto al numero di dimensioni. Per fortuna si può vederlo come logica degli insiemi. Ma funziona solo se noi vogliamo che tutti più o meno siano rappresentati, se noi vogliamo che tutti siano contenti, perché è ovvio che E ha più voti di C. Certo, ma è anche ovvio che le cose su E probabilmente sono simili a quelle di B, per cui se tu tieni E elimini della diversità. Cioè se tu levi C e mantieni E, tu rischi di avere due proposte in fondo molto simili ed eliminare quella che invece ti sta dando veramente qualcosa di interessante. Uno dei problemi che stanno avendo i pirati in Germania rispetto al liquid feedback è che la gente arriva, partecipa e o lascia la propria preferenza a qualcun altro e se ne va, o semplicemente se ne va. Perché se ne vanno? Se glielo vai a chiedere, loro ti rispondono: ho visto che cosa state votando, non sono d'accordo, non sono abbastanza forte per cambiarlo e quindi me ne vado. Non vota neanche negativamente. Non vota neanche negativamente, magari vota negativamente una o 2 volte, però poi si stufa, vede che il risultato comunque non lo rappresenta e quindi se ne va da un'altra parte. In un sistema di questo genere questo non accade, nel senso che comunque nel fronte di Pareto tu ci sarai. Vediamo i corollari di questo modo di votare. Numero 1.
La proposta più popolare è sempre nel fronte di Pareto, perché non c'è un sovrassetto, quindi evidentemente non può che essere nel fronte di Pareto. Quindi se voi volevate la più popolare, quella ce l'avete nel fronte di Pareto. Il numero di elementi nel fronte di Pareto è maggiore o uguale a 1, ma non è predeterminato. Non abbiamo detto vogliamo le 5 proposte, vogliamo le 2 proposte, a volte saranno di più, a volte saranno di meno. Questo a me, devo dire, piace molto, perché rappresenta anche quanto può essere differenziato in quel momento il gruppo di persone, o quanto invece la gente tende a essere polarizzata o d'accordo, eccetera. Se c'è un unico elemento, evidentemente abbiamo trovato un consenso, perché l'unico caso in cui c'è un unico elemento è se tutti l'hanno votato. Questa è la cosa più importante. Ogni persona che ha votato troverà almeno una proposta che ha votato nel fronte di Pareto. Esempio, questa persona ha votato la proposta A, qui c'è una proposta B, la proposta B domina la proposta A se e soltanto se quella persona ha anche votato per B, perché deve essere un sovrassetto e quindi deve aver votato anche per quello. Quindi ovviamente il voto deve essere passato anche là, ma supponendo di avere una serie di altre proposte fino ad arrivare a una proposta Z che non è dominata da nessuno, che quindi è nel fronte di Pareto, evidentemente questa persona ha votato su nella catena fino ad arrivare a Z. Questo con un numero di proposte finito e non infinito, ma questo direi che tanto stiamo lavorando in uno spazio finito. Qual è il risultato di questo? Che ogni persona può imporre una proposta nel fronte di Pareto. Perché? Perché dice: a me questa proposta mi piace, voglio che questa proposta sia nel fronte di Pareto, io voto questa e soltanto questa. A questo punto, dato che qualcosa di mio dovrà esserci nel fronte di Pareto, questa proposta sarà nel fronte di Pareto. Ovviamente è vero anche il contrario, che è poi mettere il veto al fatto che una proposta abbia la vittoria. Come? Basta che non la voti. Dato che per avere il consenso totale, unanimità, hai bisogno del voto di tutti. Se tu non ci sei, sarebbero di tutti meno uno, posto che tu hai votato qualcos'altro.